Nella primavera del 2001, inconsapevole del fatto di starmi perdendo un significativo numero di giochi a dir poco incredibili su PS2, continuavo fedelmente ad attendere l'arrivo di Xbox, previsto per l'anno successivo. Come di consueto, passavo i miei pomeriggi appiccicato al PC architettando creative modalità di dribbling dei compiti e, ovviamente, giocando. In quei mesi ero stato catturato da Black and White, diretto da quel geniale millantatore pazzo di Peter Molyneux, allora già noto per aver firmato classici di grande successo quali Theme Park, Dungeon Keeper e soprattutto Populous, del quale Black and White fu concettualmente una sorta di lontano erede spirituale perché ancora una volta ci metteva nei panni di una divinità, esperienza per me quasi del tutto nuova e assai stimolante. Il vecchio Peter, che ai tempi ancora poi così vecchio non era, andò a rivitalizzare il genere dei God Game con una serie di scelte di design innovative e curiose. A schermo non c'era alcun tipo di HUD, ma soprattutto mancava il canonico puntatore del mouse. Come osservando il paesaggio dal punto di vista di un'eterea entità fluttuante, l'interazione col mondo di gioco avveniva al comando di una manona, attraverso cui spostarci afferrando il suolo e trascinandoci nella direzione desiderata, ma anche raccogliendo e magari lanciando per aria cose o persone, evocando miracoli e così aiutando o tormentando i nostri fedeli, molti dei quali erano, per qualche ragione, veneti. Stai lontano dall'acqua! Aspetta, fermi! Noi non sappiamo nuotare, ricordalo! Volendo, neanche il popolo più accomodante nei confronti di una divinità. In una deriva quasi pet sim si poteva poi adottare, accudire e crescere uno tra 3 giganteschi animali bipedi ai quali insegnare la differenza tra il bene e il male, interagendo anche in questo caso attraverso l'uso della manona. Hai mangiato il grano? Brava la mia scimmia, eccoti le coccole. No, ma scusa, hai mangiato un fedele? Brutta ma la cosa bella è che nessuno ti impediva di fare il contrario. Ah, hai mangiato un fedele? Brava, così capiscono chi comanda. Eh sì, perché l'aspetto fondamentale di Black and White, ed ecco spiegato il suo titolo, era proprio quello morale, perfettamente rappresentato dai nostri 2 fedeli consiglieri. Saluti, siamo la tua coscienza, il bene e il male. Sempre pronti a fornire utili suggerimenti su come approcciare i dilemmi tipo di una divinità. Mio fratello, febbricitante, ha lasciato il suo letto e si è perso. Se lo trovi e lo porti a casa, ti darò una delle 3 pietre portali. È parte della mia casa. Che si fa? Perché non devastiamo la casa? Così possiamo prendere la pietra portale. E perché no? Indirettamente, molto di frequente, il gioco non faceva che chiederci che tipo di divinità vuoi essere. Una cattiva che spacca la casa e si prende la pietra con la forza terrorizzando i fedeli? Una buona che trova e salva il fratello ottenendo la ricompensa promessa e così la riconoscenza del popolo? Oppure una completamente pazza che ammazza il fratello a sassate e ne riporta le spoglie a sua sorella così impari a disturbarmi e mi dai anche la pietra altrimenti ammazzo anche te. Anzi, sai cosa? Facciamo il contrario. Ammazzo te e porto le tue spoglie da tuo fratello che si è perso nei boschi. Così morite assieme. Che si sparga la voce che con me non si scherza. Mia sorella, morta. E come? Ah, ma è il signore palermitano. E questo tipo di libertà di scelta nell'approccio alle varie sfide e situazioni proposte dal gioco, che andava ad anticipare certe dinamiche che avremmo poi imparato a conoscere nelle loro più moderne evoluzioni, in titoli come Fable e simili, erano l'aspetto che da bambino trovavo più sollazzante. Perché in genere sì, mi piaceva essere una divinità positiva, fare del male ai miei virtuali fedeli mi provocava un senso di colpa, ma l'idea che le mie buone azioni fossero frutto di una scelta consapevole e non l'unica via percorribile mi faceva sentire bene, migliore, santo, divino. A distanza di anni ancora mi ritrovo a cantare la canzone dei marinai. Abbia l'idea in testa che andar per mare sia una festa e una nave costruiamo per andar via di qua. Oh, la la la. Con l'arrivo del bel tempo, la promozione a scuola e la prima faticosissima comunione, faticosa perché legata a tutta una serie di attività che, come abbiamo visto negli episodi precedenti, mi facevano venire voglia di decapitarmi, mio padre mi chiese cosa avrei gradito ricevere in regalo per festeggiare tutti questi piccoli traguardi. Giochi per il mio computer mi aveva avvisato che ben presto, con l'uscita di GP3, avrei dovuto spartirmi il PC di casa con mio padre, pronto ad assordarmi con quel rumore insopportabile che già aveva tormentato le mie estati anni prima. Non avendo più a disposizione la PlayStation, avevo
Avevo dunque bisogno di una piattaforma di gioco alternativa e possibilmente portatile, anche perché a quei tempi ai miei genitori piaceva spesso portare me e mio fratello a zonzo, e purtroppo io a zonzo, nei parchi, al mare, da nonni, amici e parenti, drogato com'ero di videogiochi, finivo spesso per annoiarmi. Decisi così, di nuovo, di avanzare quella specifica richiesta che innumerevoli volte prima di allora era stata respinta. La soluzione ai miei problemi c'era ed era sempre la stessa. Ci voleva un Game Boy. D'altronde Italia 1, come sempre, da sempre e temo per sempre, eruttava pubblicità, e quelle stesse labbrone rosse che già una volta mi avevano tentato raccontandomi di quanto fosse imprescindibile il nuovissimo Game Boy Color tornarono a farmi sognare stavolta il Game Boy Advance, yeah! E visto che in quegli anni cominciavo a capire come ragionasse mio padre, tentando di raggirarlo, gli dissi: guarda, lo so che non ti è mai piaciuta l'idea, ma io vorrei un Game Boy. Ci sarebbe sto Game Boy Advance che è nuovo, esce tra pochissimo, però mi rendo conto che costa troppo, quindi se tu preferisci io mi accontento anche del vecchio Game Boy Color. E lui fa: ma questo Game Boy Advance è più bello. E io dico: c'ha 32 bit, ma anche schermo più grande, nuovi record. Pensa che è talmente bello che nella pubblicità fanno vedere che se te lo porti al cesso finisci per pisciarti addosso, perché è incredibile, non riesci a smettere di giocare neanche per abbassarti i pantaloni. E inaspettatamente mio padre fa: ma allora altro che Game Boy Color, scusa, se è così bello prendiamo il Game Boy Advance. Non potevo crederci. Alla mia comunione seguì una piccola festicciola. Piccola si fa per dire. Mia madre aveva decorato il camino di casa appiccicandovi sopra delle papere gialle fatte di cartoncino, e al posto dei canonici paninetti, pizzette, salatini e torta aveva offerto ad amici e parenti vagonate di mallo reddus alla campidanese e salsiccia con patate arrosto. Ma io ignorai del tutto questo buon cibo, perché proprio non riuscivo a smettere di pensare al mio regalo, a quel Game Boy che tanto a lungo avevo desiderato, ora quasi mio in quella sua tutta nuova versione. E quando infine arrivò il momento di scartarne selvaggiamente il pacco, fu una gioia immensa ritrovarmi per le mani quel piccolo giocattolino viola che giunse a me assieme a Super Mario Advance, port pazzerello di Super Mario Bros. 2 e Pokémon Oro, il mio primo vero gioco di Pokémon regalatomi da Marcello. Ma la mia iniziale eccitazione fu presto frenata da quello che interpretai dapprima come un possibile problema tecnico. Andai da mio padre e gli dissi: "Pa, mi aiuti ad accenderlo bene?" E mio padre disse: "Gio, guarda che è acceso, c'è il gioco che sta già andando, non lo senti?" Dico: "Sì, ma non si vede bene, cioè non puoi accendere lo schermo? Forse c'è un tasto o una rotella della luminosità, del contrasto?" Dice: "No, Gio, è così." E poi, accompagnandomi nel cortile di casa, sotto una tettoia in plexiglass munita di lampade al neon, disse: prova a metterti qui sotto che magari si vede meglio." Rimasi lì da solo a giocare in piedi con la testa china sul Game Boy per almeno una mezz'ora. E sì, in effetti, esponendolo a una fonte di luce diretta, lo schermo risultava decisamente più luminoso e colorato, ma non quanto mi sarei aspettato. E questa sottile ma tagliente delusione fu presto notata dai miei genitori, ai quali, dopo aver assicurato la mia gratitudine, esposi però anche i miei dubbi. Mia madre disse: "Vabbè, ma scusa, magari è una buona occasione per passare un po' di tempo all'aperto. Respiri aria buona, prendi un po' di sole, aria aperta, sole. Mamma, se avessi voluto stare all'aperto nella vita, avrei scelto di appassionarmi al pallone, non ai videogiochi. Io sognavo di giocarci a letto col Game Boy Advance, sotto le coperte, nel buio del cinema all'aperto dove mi portavano a vedere quei film da femmine che non vedevo l'ora finissero. Mica sotto agli alberi, con lo schermo a elemosinare raggi di luce, ruotando come un girasole, una mano sui tasti e una a schiaffeggiare l'aria per tenermi lontane api e zanzare. Così a volte giocavo seduto dentro alla vasca, che era gelida e scomodissima, ma almeno la luce del bagno era bianca e intensa. A volte utilizzavo una sorta di strana lucina a molla, che però illuminava a malapena il centro dello schermo e soprattutto mi dimezzava la durata delle preziose batterie, e a volte rinunciavo proprio. Pensa che razza di smorfiosetto viziato dovevo essere ai tempi. C'erano bambini che avrebbero rinunciato a 3 dita della mano destra e a un orecchio per avere il Game Boy Advance, e io ero lì a lamentarmi del fatto che il suo schermo non fosse retroilluminato, non brillasse di luce propria. Ma tant'è, non ci feci mai l'abitudine. Questo specifico, piccolo ma importante limite tecnico andò a compromettere profondamente la mia capacità di apprezzare il nuovissimo gioiellino Nintendo. Visto che la cartuccia di Super Mario Advance
Alice fu smarrita durante quello che mi azzarderò a definire un terrificante viaggio di famiglia a Gardaland, decisi di chiedere in dono ai miei genitori un gioco di rimpiazzo, perché Pokémon Oro stava cominciando a prendermi al cazzo. In negozio, per ovvi motivi, fui subito attratto da questa copertina. Ed ero costretto ad andare per copertine, perché nel 2001 io ancora ricevevo giochi per il mio computer, mica una rivista Nintendo, e quindi non ero informato. La scelta di ogni nuovo titolo Game Boy diventava quindi per me un momento di grande tensione, una scommessa effettuata pescando tra un mare di giochi in base appunto a quale nome o copertina risultasse per me più allettante. E poi, abituato come ero stato, grazie alla pirateria, ad avere giochi praticamente infiniti sia su PC che su PlayStation, mi pesava averne di meno, dover fare delle scelte, dover supplicare i miei genitori che spesso e volentieri finivano poi per intromettersi nella decisione. Mio padre: ma scusa, ti ho preso il Game Boy Advance e ti compri un gioco per il Game Boy Color? Va bene, allora prendo Spider-Man. Mia madre: Joe, ma ce l'hai già il gioco di Spider-Man? Scusa, prenditene uno che non hai. E io credo onestamente che saremmo oggi tutti ricchissimi se ognuno di noi, durante la nostra collettiva infanzia, avesse ricevuto 1000 lire di compenso per ogni volta che un genitore, all'acquisto di un nuovo gioco, film o fumetto, ci avesse detto: ma questo non ce l'hai già? E quindi ogni volta lì a spiegare: no, ma quello di Spider-Man che avevo era nella PlayStation, sono due giochi diversissimi, guarda, e questo è di Misterio. E perché invece non prendi questo della Lego che sembra molto bellino? Paolo, prendiamogli questo che secondo me è anche educativo. Sta cosa dell'educazione. E quindi niente Metal Gear, vi portai a casa questo maledettissimo Isola Lego 2, che forse in altre circostanze avrei presto abbandonato, ma che in mancanza d'alternative mi trovai comunque a completare al 100%. Alternando sequenze di libera esplorazione dell'isola a minigiochi purtroppo molto semplici e alquanto ripetitivi, Isola Lego seguiva le avventure di Pepperoni nella sua lotta contro il briccone. Credo il solo gioco open world o pseudotale mai esistito in cui non si possa attraversare la strada che sulle strisce pedonali, unico vero apporto educativo offerto dal gioco, cosa che tra l'altro mi urtava parecchio. Ma almeno c'era lo skateboard che se non altro rendeva il tutto più fluido. Come è facile immaginare, Isola Lego 2 non lo amai particolarmente, ma ne conservo comunque un ricordo affettuoso. Fu in compenso uno dei giochi più spesso giocati da mio fratello, che pur essendo ancora piccolissimo cominciava a voler mettere le mani su qualsiasi cosa ricordasse anche solo lontanamente un controller. Ma quando il Game Boy inevitabilmente mi stufava, era sempre al PC che tornavo a cercare emozioni. E in quel 2001 il mio PC esplodeva di sparatutto. Dopo l'intensa delusione che mi era stata inflitta dall'uscita di Blue Shift, seconda non riuscitissima espansione di Half-Life, e quella ancora peggiore patita con l'arrivo dell'attesissimo Daikatana di John Romero, che si rivelò essere un po' un bidone, come avrebbe detto mio nonno, mi ritrovai per le mani una copia di Serious Sam. Essendo stato accanito fan di Duke Nukem, mi trovai subito a casa in compagnia di Sam, del suo vocione, del suo humor un po' grezzo e di quel suo caratteristico modo di offrire le più esagerate tra le sparatorie ai tempi tecnicamente possibili su PC. E io lì, catapultato in gigantesche e affascinanti location dal sapore egizio, a trivellare ondate su ondate di stranissimi nemici, alcuni dei quali diventati poi iconici, come i bombaroli senza testa che, pur essendo sprovvisti di bocca, ti strillavano contro. E Serious Sam mi piacque al punto che dopo averlo installato ci giocai per qualcosa come 6 ore di fila, provocandomi la nausea, il vomito, per poi finire a letto con un gran mal di testa. Ma pensi che questo mi abbia scoraggiato dal tornare a giocarci il giorno dopo? Assolutamente no. Giunse poi Return to Castle Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, sparatutto a metà strada tra un remake e un reboot dell'originale Wolfenstein 3D del 92, realizzato da un nuovo team composto in buona parte dagli sviluppatori dei già citati Redneck Rampage e Kingpin. Per quanto ne fossi fortemente affascinato, specie per via di questa sua resa grafica che trovavo a tratti sbalorditiva, i toni dark, spesso sfocianti nell'horror, mi mettevano un tantino a disagio, ma qualcosa stava cambiando. Non ero più il fifone di un tempo. Uno sparatutto horror che, ad esempio, riuscì ad appassionarmi senza spaventarmi troppo fu Aliens vs Predator 2, l'ennesimo sparatutto monolith a intrufolarsi in casa mia che, proprio come il suo predecessore, proponeva 3 distinte campagne single player.
quella del Marine, quella del Predator e quella dell'Alien. 3 trame distinte che andavano a dipanarsi e in alcuni punti addirittura intrecciarsi, accompagnate stavolta da numerose scene di intermezzo. E se le prime 2 campagne espandevano e miglioravano quanto già visto in passato, col Marine ancora una volta vittima di veloci e aggressivissimi scarafaggi spaziali e il Predator dotato di nuovi ausili tecnologici alla sua caccia, fu quella dell'Alien a colpirmi maggiormente, perché si apriva con la schiusa di un uovo mettendoci al comando di un neonato facehugger, con il quale sgattaiolare attraverso bui condotti da reazione fino al ritrovamento dell'ospite ideale. Divenuti poi chestburster, stava a noi spaccare a morsi la cassa toracica dello sfortunato di turno fino a evolverci nel terrificante prodotto finale. E la gioia di rincorrere, strappare, frustare i nemici a colpi di coda e divorarne le teste nei panni di una di queste fulminee e letali creature era un'esperienza ai tempi davvero unica, difficile da paragonare ad altro. Ma il gioco in assoluto più imparagonabile, amato, discusso e giocato a casa mia in quell'anno e per tanti anni a venire fu Max Payne. Erano tutti morti, era tutto finito. E se dall'alto dei miei 11 anni zombie, alieni e fantasmi vari non riuscivano ormai a intimorirmi come un tempo, Max Payne finì invece per scuotermi nel profondo, trasmettendomi un senso di inquietudine che forse mai prima di allora avevo provato davanti a un videogioco. E lo fece senza mostri, proponendo una serie di eventi e personaggi, certamente esagerati, ma ancorati a un grado di realismo brutale al quale non ero abituato. La sua storica e indimenticabile sequenza introduttiva, in particolare, mi lasciò di stucco. Max Payne, detective newyorkese di ritorno da lavoro, si chiude la porta di casa alle spalle intuendo subito che qualcosa non va. I toni sono quelli distorti di un incubo. Michelle, tesoro? C'è nessuno in casa? Al comando di Max muoviamo i primi passi incerti verso il salotto. L'atmosfera è densa, carica di tensione, graffiti sulle pareti, poi macchie di sangue. Il chirurgico level design lavora in silenzio, disseminando una serie di segnali e stimoli che ci guidano come fili invisibili verso il secondo piano dell'abitazione, quasi fosse ovvio, inevitabile. E qui inizia il concerto. Colpi, spari, le urla strazianti di una bambina e di una donna filtrano attraverso una porta bianca che sembra quasi invocarci col suo canto di morte, con la promessa di svelarci finalmente la natura di una tragedia i cui contorni hanno già cominciato a disegnarsi nella nostra mente e invece la porta si blocca, offrendoci solo uno spiraglio, uno sguardo di taglio verso una stanza tinta di rosso. Pericolo, panico, ma le urla continuano e sono ora più forti, più disperate. Dobbiamo trovare un'altra via. Un gruppo di uomini armati ci piomba addosso, rovesciandosi assieme a un mare di proiettili fuori dalla cameretta della bambina. Ma è troppo tardi. Il suo corpo è già a terra, immobile. Nella stanza accanto, uccisa nel suo stesso letto, troviamo anche Michelle, sua madre. Incredibile, da brividi ancora oggi. Quella di Max Payne è insomma la tipica revenge story. Tipica però forse più nel mondo del cinema che in quello dei videogiochi mainstream dell'epoca, che difficilmente si sarebbero prestati a questa selvaggia quanto irresistibile commistione di generi, toni e linguaggi. Il grosso della storia, rappresentata visivamente sulle pagine di una graphic novel, è narrata dal nostro protagonista, magistralmente doppiato in italiano dal già spesso citato Giorgio Melazzi, con un linguaggio cupo, cinico, ricco di quelle metafore iperboliche tipiche dei romanzi hard-boiled o di certi film noir degli anni 40. Il tutto però a descrivere un contesto moderno, dai tratti quasi tarantiniani, ironico, violento, pulp, in costante bilico tra il tragico e il grottesco, in cui Max combatte come se a dirigerne le movenze fosse stato John Woo in persona, con le sue iconiche sparatorie al rallentatore da pochissimo riportate in auge dall'impressionante successo di Matrix. Ed è infatti proprio il bullet time il tratto caratteristico di Max Payne, la ciliegina su questa strana e ricchissima torta, la possibilità alla pressione di un tasto di rallentare il tempo per qualche secondo con l'opzione di tuffare
tuffarsi in qualsivoglia direzione, distribuendo piombo ove necessario. E se questa meccanica costituiva in sé un innegabile vantaggio tattico, utilissimo per bilanciare scontri a fuoco da affrontarsi sempre in netta inferiorità numerica, fu il suo impatto scenografico a rendere questa trovata davvero immortale e poi nel tempo imitatissima. Di fatto, negli anni successivi, di figli, cugini e nipoti, Max Payne ne avrebbe avuti parecchi. E non fu soltanto per una questione di popolarità o successo, perché Max Payne non era soltanto atmosfera, stile, carattere, facce fotorealistiche incollate sui volti dei personaggi. Era anche tanto ottimo e innovativo gameplay. Intendiamoci, non è che in passato in terza persona non ci avessimo mai sparato, anzi, reduci come eravamo ai tempi da Tomb Raider e della sua numerosissima progenie, ma quelli erano per la maggior parte giochi in terza persona in cui si sparava, spesso ben disposti a prestarsi a ibridazioni di genere varie ed eventuali. Non che questo fosse un male, anzi, semplicemente Max Payne aveva chiare e differenti intenzioni e, rompendo di netto col passato, proponendo una formula di gameplay più pura, divenne lo sparatutto in terza persona. Per definizione, un gioco più lineare, dal ritmo serrato, dai controlli fluidi, reattivi, dinamici, in cui sparare, vero cuore del gameplay, diventava a tratti un gratificante strumento di spettacolo più che di sopravvivenza. Il tutto condito da una grammatica narrativa adulta, qui fumettistica e qui cinematografica, che fu in sé un'altra piccola rivoluzione. Fu un gioco straordinario e straordinariamente acclamato perché diverso, intenso e coraggioso, capace di incuriosire e poi appassionare chiunque. Perfino mio fratello, che ai tempi aveva più o meno 3 anni, impazziva per Max Payne. Se gli chiedevi come fa la rana, rispondeva Cra. Ma se gli chiedevi come fa il fucile a pompa di Max Payne, e poi correva per casa tuffandosi di testa sui muri, sparando a immaginari drogati che gli avevano ammazzato moglie e figlia. A 3 anni. L'abbiamo rovinato sto bambino. Purtroppo mi ci vollero anni per finire Max Payne, perché mi bloccai la prima volta nelle labirintiche sequenze oniriche durante le quali, oltre che avere difficoltà a trovare la strada, mi veniva il mal di pancia dalla paura. La seconda al porto, come molti altri giocatori prima e dopo di me, nel famigerato piazzale nei pressi del ponte, dove, nonostante l'esaustivo cartello, non avevo capito di dover sparare alla zeppa sotto alla ruota del camion per aprire esplosivamente la via. E in tutta onestà, da bambino, per un motivo o per l'altro, mi capitava spesso di bloccarmi. Ma ancora una volta mi veniva in soccorso Giochi per il mio computer, che nei dischi demo in omaggio alla rivista inseriva sempre una sezione dedicata alle soluzioni che spesso e volentieri mi salvavano dal dover abbandonare titoli straordinari, anche se magari un tantino ottusi, senza fare nomi. Ma cosa più importante, c'erano i trucchi, le indimenticabili gabole di GMC, un archivio interattivo ricco di comandi console, codici e segreti vari. E sono passati quasi 25 anni da quel 2001. Era ormai tempo di scuole medie, di primi telefoni cellulari, tempo di installare Windows XP e scoprire di cosa fosse capace l'attesissima Xbox, di imparare cosa fossero e come utilizzare gli euro in vista del loro imminente arrivo, di chiedersi con un certo grado di confusione come e perché le odiate compagne di classe stessero improvvisamente cominciando a farsi interessanti, ma soprattutto di salutare un'infanzia che volgeva ormai al termine, che era stata bella, felice e quasi ininterrottamente videogiocata per lasciare spazio a un'adolescenza assai più complicata e sofferta e forse anche per questo doppiamente interessante, della quale spero di riuscire a narrarvi in futuro sempre attraverso la nostra chiave di lettura e racconto preferita, quella dei videogiochi.